Ciao a tutti amici, bentrovati, benvenuti. E sono qui a fare questa cosa, diciamo, questa comparativa, metterle insieme, insomma. Qualcuno di voi sa che io ho collaborato dal profondo, nel profondo, allo sviluppo di questo strumento, che è il Legend One, in questo caso 73 tasti, e mi piace l'idea di confrontarlo con insomma diciamo il diretto concorrente. Poi c'è anche YC, insomma, diretto fino a un certo punto, perché qui siamo chiaramente in ambito organistico in modo molto più spinto, nel senso che ci sono due set di drawbar, c'è l'uscita 11 pin, tutta una serie di cose che riguardano la parte dell'organo. Però vabbè, io voglio fare una cosa sana, seria, senza, insomma, chi segue il canale sa che non sono uno che svisa, come si dice, che fa cose a caso, cioè nel senso che non voglio assolutamente creare o dare la sensazione di dare a una piuttosto che all'altra, come dire, il benefici, no? Cioè io li sto suonando e mi sto anch'io rendendo conto, perché poi chiaramente è innegabile che mentre si sviluppava questa, da tutti i punti di vista ci si, come dire, ispirava, no? Chi prima ha fatto cose simili e le ha fatte bene, e quindi Yamaha e quindi Nord in particolare. Questo è inutile negarlo. Dall'altra parte qui c'è tutto un mondo che è quello dell'organo, che è estremamente, è proprio diverso l'approccio, nel senso che qui quando si accende lo strumento la prima cosa che si trova è questa cosa qui. Qui per tornare, cioè per farvelo ascoltare in una modalità chiaramente simile, ma ragazzi farò il possibile da questo punto di vista, nel senso che ci vorrebbero veramente tante ore per mettersi qui a fare le cose di fino. Il clone che c'è qui è bellissimo, è sempre stato bello. Il clone che c'è qui è bellissimo, e quindi fate voi, è una questione di gusti. Io qui ho lavorato personalmente a tanti degli aspetti che riguardano anche la parte dell'organo, quindi Rotary e compagnia cantante, e siamo soddisfatti. Non so come dire, più di questo non posso dire, no? Non mi posso spingere oltre, perché altrimenti, no, potrei sembrare interessato. Io ripeterò per tutto il video che non lo sono. Sceglierete voi che cosa acquistare, che cosa vi piace di più, non è questo. È semplicemente per farvi arrivare tutta una parte che non è quella organistica, perché quella organistica è su un piano differente dal punto di vista dei controlli, più che altro. Cioè qui siamo di fronte a una cosa più adeguata a quel mondo. Io voglio farvi arrivare le altre parti, cioè le cose alle quali abbiamo lavorato dal punto di vista invece dei suoni non organistici, e quindi alcune piccole cose delle quali sinceramente vado fiero per primo. Ecco, per esempio abbiamo modulation wheel e pitch bender, cosa che qui non c'è. Abbiamo una struttura simile ma un po' diversa, nel senso che qui l'organo è
come dire, si vede, no? Stabile, e poi ci sono 2 set con possibilità varie, che sono quelle suoni di vario genere, dai pianoforti ai synth a tutto quanto, e adesso vi faccio sentire un po' di patch già fatte, anche per farvi arrivare un po', cioè nel senso che ci sono anche questi mondi, synth, non synth, ce n'è di tutti i colori. Qui abbiamo in entrambi i casi un equalizzatore a portata di mano, una gestione dei campionamenti interni e dei suoni interni comunque abbastanza simile, forse se vogliamo in questo caso, ecco, dico i pro e i contro di entrambe le situazioni. Qui avete l'opportunità per esempio di caricare i suoni che preferite di Nord, quindi tutta la parte dei pianoforti, tutto quello che vi interessa. Da questa parte invece chiaramente in evoluzione tutto sempre, ma saranno gestiti dall'azienda, quindi verranno inseriti dei blocchi, a blocchi, tutti i suoni rinnovati, sempre nuovi, sempre diversi, ma fondamentalmente sarà quello il discorso. La differenza, qui avete controlli relativi per quello che riguarda gli altri suoni, parlo di Nord Electro, chiaramente non di Nord Stage, ma invece qui avete una possibilità, diciamo, anche timbrica di modifica che è un pochino più vicina a quella di un sintetizzatore o di una workstation, mettiamola come... Cut-off, resonance, attacco, decay, release. Qui questi drawbars diventano anche dei controlli. Questo vale per tutto. Ogni suono poi è abbastanza apparecchiato già per... Qui ci ho lavorato, quindi lo so. Qui stessa cosa, abbiamo delle opportunità, ma diciamo che dal punto di vista della gestione di queste cose dobbiamo un po' più andare su Nord Stage per arrivare ad avere un cut-off e una resonance, in parole povere. Qui siamo in questa situazione. Qui abbiamo 3 parti, qui ne abbiamo 4 perché ci sono anche i bassi, quindi si possono creare delle situazioni... con 4 suoni. In questo caso ho messo insieme un po' di cose, è una patch che ho fatto io, ma ce ne sono anche altre che sono simili. Quindi abbiamo un synth bass di qua, qui abbiamo un organo e 2 suoni insieme, ve li faccio sentire, qui non c'è niente. Questa è la parte che ho fatto con un Vox, questo è un pad. E anche qui possiamo chiaramente editare, separatamente tra l'altro i 2 suoni. Qui da questo punto di vista non abbiamo quell'opportunità, però ripeto, qui abbiamo l'opportunità di scegliere davvero come apparecchiare la cosa, utilizzando Nord, tutte le librerie Nord. Però un synth alla volta, per dire, no? Quindi i suoni sono grassi, belli, quindi va bene lo stesso, non so come dire. Diciamo che questa è una via di mezzo fra una stage e un elettro, e questa qui è l'elettro, no? Questa si avvicina di più a un CK88, non so come dire, come comportamento, però con un organo chiaramente, insomma, di un altro tipo. Siamo di fronte al clone che c'è nel Legend Soul, l'unica differenza che c'è rispetto al Legend Soul, l'unica davvero, perché ci sono tutti i modelli e tutto il resto, sono i 9 contatti e le 2 tastiere, chiaramente. Qui abbiamo il suono ottimale di Nord, quindi insomma anche dal punto di vista del Rotary secondo me qui è bello il lavoro fatto, cioè io sono sempre stato dell'idea che comunque questo sia un suono bello, il Rotary è bello, oh. C'è niente da fare. Chiaramente questo è dedicato molto all'organo, quindi chi lo conosce, chi sa come funziona la questione, vi ho fatto sentire prima. E poi ci sono molte patch che abbiamo fatto, questi piani FM, cose del genere. Non è lo stesso suono, ma chiaramente qui abbiamo vari suoni di DX7, lì anche, insomma,
potete apparecchiarvela come vi pare. Qui è un po' più, diciamo così, tradizionale qui, no? Ci sono le categorie, trovate un po' di suoni di ogni tipo. 4 suoni di pianoforte, qui chiaramente c'è tutta la libreria che potete occupare come vi pare. Le differenze chiaramente sono tante, ma sono strumenti che servono alla stessa cosa, cioè andare sul palco e potersi gestire con un solo strumento quello che c'è da fare, chiaramente. Suono dei CP. Che a me piace tanto, vediamo se c'è qua, che mettiamo subito un bel chorus. Molto bello anche questo qui. Era un po' per farvi arrivare il fatto che, bene o male, insomma, qui c'è tutto quello che serve anche qua, insomma, no? Mellotron. Anche qui ci sono tutti i campioni di Mellotron. Possiamo fare dei paragoni per quello che riguarda, per esempio, di Wurlitzer. Metto il tremolo. Veloce. Poi cercherò di equilibrarli poi i suoni, perché chiaramente avere lo stesso volume è impossibile. Io l'unica cosa che vi posso dire, e questo lo dico in modo molto, come dire, fa anche parte un po' del fatto che, avendoci lavorato, sono anche orgoglioso di alcune cose, e non parlo dei cari amici con i quali ho fatto questa cosa qua, perché insomma qui non siamo più ai colleghi, siamo agli amici. Forse quella su cui siamo stati più insieme a ragionare è stata proprio la dinamica e la tastiera, in particolare di entrambe, ma questa 73 doveva avere un'opzione anche pianistica, diciamo, ma morbida, perché è prevalentemente un organo, no? E alla fine ce l'abbiamo fatta. Io qui sotto le mani ho una sensazione addirittura che mi permette di suonare in questo modo, di suonare il pianoforte. Pianoforte, piani elettrici, cioè poi piani elettrici sono proprio concepiti per avere molta dinamica. Questa è una tastiera che ha fatto un successo pazzesco anche per quel motivo. Diciamo che in questa versione 73, se proprio dovessi scegliere, se fossi di fronte a questa opportunità, probabilmente, se non dal punto di vista sonoro, dal punto di vista proprio dinamico, mi sentirei più a mio agio qui. Ma questo è il mio pensiero, perché ho fatto, cioè, è proprio quello su cui mi sono, capito, sbattuto per arrivare a quella cosa lì. Poi è chiaro che qui siamo di fronte a quelli che hanno conquistato il mercato, perché sono bravi, lo fanno bene il loro lavoro, è una figata. Nord l'ho usata per tantissimo tempo e cioè, sono i maestri di questa cosa qua, quindi va benissimo così. Altra cosa importante è la gestione, per esempio, che c'è qui dei rumori, no? Nel senso che possiamo decidere di gestire rumori di attacco e di rilascio con dei controlli. Qui i controlli lavorano, diciamo, in modo dedicato ad ogni suono. In questo caso, per esempio, questa è una cosa che qui non abbiamo, ma qui comunque metti due acuti, una roba, la tiri fuori, il suono lo fai sempre, bellissimo sto strumento. Quindi non voglio fermarmi e non voglio nemmeno che pensiate, neanche per scherzo,
che io non apprezzi e non capisca la forza, no? Perché l'ho usata per tantissimo tempo, quindi la capisco perfettamente la forza di questo strumento. È una cosa atipica quella che ho fatto perché sono coinvolto, no? E quindi è normale che ci sia da parte mia il tentativo di essere imparziale il più possibile e di farvi arrivare il contenuto per quello che è. E poi vabbè, il resto lo sapete, il resto sono questioni tecniche. Siete organisti, qui avete l'11 pin, avete bisogno di fare il bending coi synth, qui lo potete fare, qui non lo potete fare, però vabbè, ci sono delle Nord Stage più piccole, magari, cioè, non sto non considerando le opzioni diverse da questa, che sennò sembra che voglio fare pubblicità solo a questa. Cioè, trovate una Nord Stage vecchia, usata, avete il suoni Nord, potete fare tutto quello che volete. Quindi era solo per farvi sentire che comunque il suono c'è da tutte e due le parti, non è che questa è quella, diciamo, di serie B, assolutamente no, questo ve lo posso garantire. Questo è il mio pensiero, non è che ve lo posso garantire. Quindi se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.backskills.com dove trovate tutte le cose che faccio e tutti i video divisi per categorie, sono ormai più di 450. E siete sempre gentili, spero che chi mi segue capisca questo video e non lo fraintenda e niente, io ci vediamo sabato prossimo, siete sempre tutti gentilissimi, grazie a SynthCloud che mi ha messo in questa situazione, gli amici di SynthCloud, e quindi a presto ragazzi, un abbraccio forte.